Alcuni giorni fa, ciao a tutti intanto, sono andato da Piazzo Strumenti Musicali e ho visto appesa al muro questa bella Fender Jim Adkins. Sinceramente non l'avevo mai vista, è una Fender un po' atipica. Intanto già vi svelo che ha il manico incollato invece che averlo imbullonato come è una caratteristica Fender, ma poi vediamo il perché. Allora, questa Fender mi è piaciuta, ho visto che aveva anche un prezzo piuttosto allettante, per cui ho detto magari ai miei amici di YouTube può interessare, anche perché magari alcuni si lamentano che non porto Fender Gibson sul canale e chi mi segue sa perché, dopo lo spiego di nuovo, ma intanto andiamo avanti. Allora, questa Fender Jim Adkins mi ha subito incuriosito, primo perché è molto bella, veramente ha un'estetica veramente bella. So che c'è anche una versione rossa. Jim Atkins è praticamente suona con i Jim Eat the World, che è un gruppo che non conosco, lo dico sinceramente, però ho ascoltato su YouTube per così, per documentarmi un po' alcuni pezzi e non è male, insomma, mi piace, poi suona anche bene lui. C'è la versione rossa e bianca, questa color legno mi è piaciuta molto. La trovate da Piazzo comunque ed ha anche un prezzo inferiore alla concorrenza. Su questo, anche su questo mi sono informato. Dunque, andiamo a sentirla subitissimo, poi parliamo un po' della chitarra. Partiamo con un po' di suoni puliti. Se vi interessano e vi piacciono questi contenuti, vi prego di iscrivervi al canale e cliccare la campanella per rimanere informati sulle nuove uscite. Questo mi aiuta moltissimo e aiuta il canale e diventa una community sempre più affiatata. Grazie e andiamo avanti. Allora, come caratteristiche, questa chitarra ha il corpo in frassino, vedete c'è la F per cui ha metà del corpo, quella superiore, cava, quella inferiore è piena e devo dire ha anche un discreto peso, vi metto in sovraimpressione il peso. Ha due pick-up Seymour Duncan che sono ovviamente degli ottimi pick-up, non si mettono in discussione, anche se anche qui il peso del marchio si fa sentire nel prezzo. Il manico è in acero, come ripeto è incollato e ha un'entrata anche ai tasti più alti, molto molto agevolata e semplificata. La tastiera è in alloro, devo dire molto bella, molto ben
sagomata, non ha i tasti sporgenti, tasti posati molto bene, capotasto è in osso sintetico, meccaniche tranquille, non sono autobloccanti, sono della Fender, e paletta accoppiata al corpo. Ci sono molti video su YouTube che dicono ma è una Gibson mascherata da Fender, è una Fender che vuole fare la Gibson, e in parte è vero, perché ha la scala corta come la Gibson, ha il manico incollato come Gibson, fra l'altro è incollato in un modo veramente pazzesco, benissimo, non c'è nessun, non si sente proprio lo scalino. E poi cos'è che ha? I pick-up P90, come molte Gibson, ci sono anche Fender con i P90 ovviamente, per cui sì, in parte hanno ragione, ma io penso invece che sia stato Jim Adkins a volere queste specifiche, e in base a questo hanno fatto la chitarra, almeno è quello che mi auguro. Jim Adkins, ho visto dei video, è un bravo chitarrista, è un chitarrista che suona molto bene, e avrà voluto lui queste specifiche. Quindi cosa ha di diverso questa Fender? È una Fender indonesiana. Sappiamo che Fender ha anche una produzione indonesiana, oltre alla produzione americana, messicana e giapponese. Le indonesiane hanno, le indonesiane, a mio giudizio, sono buone, sono migliori delle messicane. C'è un'altra versione, sempre Telecaster, sempre con il manico incollato, che appunto strizza l'occhio molto a Gibson. Un'altra versione, dicevo, con gli humbucker, che questa chitarra mi ha sempre incuriosito, avrei voluto suonarla. Piazzo ce l'aveva, ma quando sono andato per prenderla l'aveva venduta, perché è una chitarra che suona veramente molto bene. Vi metto alcune foto per farvela vedere. È una chitarra che comunque spero prima o poi di portare sul canale.
Allora, che dire, mi è piaciuto, si suona bene, si suona sul velluto, è piuttosto pesantina, però io suono sempre seduto, per cui la cosa non mi riguarda. Se però vi capita di fare delle sessioni in sala prove o dal vivo di 2 o 3 ore, comincia a pesucchiare un pochino, ecco, l'ho detto per correttezza. Ascoltiamo un po' di suoni crunch e nel frattempo facciamo anche 2 chiacchiere. Questo è il pick up al ponte. Allora, questa Fender mi è piaciuta fin da subito, proprio per la sua filosofia così un po' outsider, fatta in Indonesia. I puristi di Fender America storceranno il naso, ma a me piace così, piace che una chitarra sia buona, suoni bene e che chiunque possa prendersela, insomma, con un po' di sacrificio magari, perché non è che te la tirano dietro, neanche questa. Si trova in giro sui 1000-1100 euro. Da Piazza l'ho vista a 8,70, è un prezzo comunque interessante per una chitarra così, perché ripeto, è costruita veramente molto bene, è una chitarra che non sfigura di fronte alle Fender americane. Chiaramente è fatta in Indonesia, ma ripeto, le chitarre fatte in Indonesia hanno una qualità veramente ottima e decisamente superiore alle messicane. Questa costa come una delle top delle messicane e a mio giudizio va molto meglio. Chiaramente i pick-up Seymour Duncan incidono parecchio. Diciamo, il nome Fender sul marchio come minimo ti piazza lì 200 euro in più. Un'altra azienda che facesse la stessa identica chitarra verrebbe a costare sui 200 euro in meno, anche qualcosa in più immagino. Però ok, stiamo parlando di Fender e non voglio che si dica che io ce l'ho sempre con Fender. Fender fa delle chitarre favolose, le americane, ma come sapete anche con Gibson si paga il nome. Ecco, uno se non vive senza avere il nome Fender sulla paletta, questo può essere veramente un ottimo compromesso, veramente una buona chitarra, mi è piaciuta. Continuiamo con i suoni crunch. Andiamo sul pick up, sui 2 pick up assieme. Beh, sentite che ha un suono un attimino più chiuso, ecco, non dico nasale perché non è così, però un suono più chiuso che è bello, può essere interessante in molte situazioni. Passiamo al pick up al manico. Pick up al ponte. Torniamo al manico. Centrale. Anche con i suoni crunch rende bene, ma è ovvio, insomma, una chitarra veramente legni ottimi, pick up ottimi, una nota di merito per le meccaniche che non sono autobloccanti, ma tengono molto bene la cordatura. Sono già 2 o 3 giorni che la suono e credo di averla
regolata una volta forse, veramente ottime le meccaniche. Dunque la chitarra è stata veramente una bella sorpresa, suona in tutte le occasioni, in blues, jazz, rock, metal, può fare tutto. I pick up Seymour Duncan non li scopro io, sono eccezionali, per cui una chitarra che potrei consigliare, ecco, soprattutto come dicevo prima ai fan del marchio. È una chitarra probabilmente anche molto rivendibile, sebbene non sia la purezza dell'America, però sicuramente a mio giudizio è meglio delle chitarre messicane, che comunque sono buone anche quelle, per cui chitarra promossa. Il video finisce qui, la chitarra mi è piaciuta, ve la consiglio. Se avete domande ulteriori vi risponderò nei commenti senza nessun problema. Ci vediamo la prossima settimana con una chitarra, forse quella lì dietro la mia testa che intravedete, molto 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 interessante. Ciao, a presto.